Ciao e benvenuti in questo nuovissimo, fantastico, stupendo video. Oggi parleremo delle PBF, Policy Based Forwarding. Ora, prima di iniziare a vedere la configurazione, che è veramente semplicissima, una piccola overview. Ecco, intanto che differenza c'è tra le PBR, Policy Based Routing, e queste PBF? Allora, le PBR solitamente si usano appunto nei router, per esempio Cisco, Juniper, eccetera, e sono policy che specificano il traffico. Per esempio, io creo una PBR dove gli dico: guarda, prima che tu legga la routing table, controlla, dirigi, invia il traffico verso questa destinazione. Poi dopo controlla la routing table. PBR, semplicemente. PBF invece è più o meno la stessa cosa, ma si basa su policy. Quindi io posso sì specificare il tipo di porta, il tipo di indirizzo IP, eccetera, ma posso anche specificare per esempio l'applicazione. Io dico: guarda, quando incontri questa determinata cosa, questa per esempio YouTube, mandalo verso questa destinazione. Per esempio la seconda linea se hai un provider, eccetera. Ecco, in sostanza è questo. Ora vediamo la configurazione. Allora, qui c'è sempre il nostro fantastico laboratorio e qui c'è il provider 1 che al momento funziona ed eccolo qua. Eccolo qui che il nostro buon computer pinga attraverso il provider 1. Noi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo configurare le PBF per dirgli che se cade il provider 1 vada ad usare il provider 2. Ora lo so, tu penserai, ma io faccio due rotte statiche, a una gli do una metrica più alta, se cade la prima va su il secondo router. Perfetto, funziona benissimo, hai perfettamente ragione, ma con il VRF che andremo a configurare adesso e le PBF che cosa otteniamo? Otteniamo lo stesso risultato, ma in più, invece di avere un provider passivo, quindi il provider 2 che è nella stessa routine table, noi lo possiamo usare per altri scopi, per esempio il VoIP, per esempio il video. Quindi se la linea 1 è su, lui continuerà a usare la linea primaria, però nel frattempo può usare anche il secondo provider che è lì senza far niente, lo possiamo utilizzare per il VoIP, ad esempio. Quindi questo è una soluzione, come dire, più ottimale. Allora, andiamo a configurarlo che si fa veloce veloce. Prima cosa che c'è da fare, andiamo a configurare la zona, perché le zone io già ce l'ho, quella del provider 1 e provider 2. Quindi se io la cancello, te lo faccio vedere, tanto è la zona come si configura, lo sapete, ma io devo farvelo vedere per ovvie ragioni. Quindi ISP2, poi type interface layer 3 e ci aggiungiamo l'interfaccia 1/3 che è il secondo provider. E vai. Poi, seconda cosa, andiamo a creare la policy, così ce la leviamo subito dalle scatole. Fai add e scriviamo qui ISP2 source inside destination zone ISP2 application any e source application any e service any. Ok, io la sposto più su perché così almeno le vedi tutte belline in fila. Qui internet la rinomino con ISP1. ISP1. Ora, la parte della configurazione in sé per sé è molto semplice, è solo la parte del VRF che potrebbe essere un po' tricky, ma io te la spiego. Poi andiamo su NAT e configuriamoci il NAT. Qui vedi che c'è NAT, io lo rinomino con NAT ISP1. Poi creiamo la seconda regola di NAT. Per il nuovo provider la chiamiamo NAT ISP2 original packet source zone inside destination zone ISP2 destination interface 1/3 che è dove ho collegato il mio provider translation packet dynamic IP import
address type interface, interface 1/3, indirizzo IP lo prende in automatico. E questo abbiamo fatto. Quindi abbiamo creato le policy e il NAT. Mo' che ci rimane da fare? Ora ci rimane da fare la parte più interessante. Virtual router. Tu l'avrai sicuramente così, con scritto default. Tieni a mente che l'interfaccia 1.3 è sul secondo provider. Quindi default gli cambiamo nome e lo chiamiamo VRF1 e togliamo questa interfaccia. Clicchiamo OK. Poi fai add, lo chiamiamo VRF2 e qui gli diamo l'interfaccia 1/3. Per esempio questo modo di giocare, di divertirsi col VRF lo può fare anche per le VPN. Per esempio, se hai più di un service provider dove uno è per le VPN, per esempio Global Protect, puoi creare una tabella di routing a parte per appunto Global Protect, quindi per le VPN. Questo fa sì che i dati non, come dire, si vanno a mescolare come succede se hai una unica tabella di routing. E questo è fatto. Manca una parte qui sul routing che ora ti faccio vedere tra poco però, perché è una parte un pochino tricky. Allora, PBF, ecco, su policy, policy based forwarding, andiamo qui, clicchiamo su add, la chiamiamo nome di fantasia ASP1, source zone inside. Qui lasciamo tutto di default a meno che tu non voglia specificare qualcosa, è uguale destination application e service, tutto di default che è any, ovviamente a meno che tu non voglia specificare qualcosa. Forwarding, egress interface, qui andiamo a selezionare l'interfaccia dove è collegato il mio provider, nel mio caso 1/2 che è il primo provider. Next stop, IP, qui vado a mettere l'indirizzo IP del mio default gateway, che è questo. Che questo è l'indirizzo IP interno, qui ci va messo l'indirizzo IP pubblico del provider. Poi monitor, profile, qui vedrai che troverai soltanto default. Qui io nel caso mio ho failover che tu non avrai, ma se lo vuoi creare, che lo devi creare, basta che clicchi qui su monitor profile, clicchi, gli dai un nome, selezioni failover e premi OK. Semplicissimo. Failover. Poi qui devi selezionare questo, disable this rule if next hop monitor IP is unreachable, che sta a significare che se il primo provider va giù, disattiva questa regola, perché lui passerà poi alla seconda che faremo. Quindi mettiamo l'indirizzo IP di Google e clicco OK. Poi creiamo la seconda regola, ISP2, scusate, un po' di rantolite. Poi qui gli diamo inside, poi tutto di default, forward, il mio secondo provider che è sull'interfaccia 1.3, next stop IP address, qui gli diamo il default gateway dell'altro provider e questa volta però qua non selezioniamo monitor. Questo lo selezionerei nel caso in cui avessi una terza linea ancora. Poi clicchiamo OK e questa è fatta. Ora passiamo un attimo alla parte un pochino più tricky. VRF. Quando lavoriamo con i VRF devi capire che VRF1 non conosce le reti connesse a VRF2 e viceversa, quindi gli va detto. E glielo diciamo con una bella rotta statica. Quindi entriamo su VRF1, andiamo su static root, andiamo su add, qui lo chiamiamo return path, puoi dargli qualsiasi nome ti interessa. Qui dobbiamo inserire la subnet del nostro provider, che nel mio caso è 37.0/24, la tua sarà una /29 per esempio, se hai più di un indirizzo IP, oppure una /32 se hai un solo indirizzo IP.
Comunque va messa la subnet. Poi interface non mettiamo niente. Qui next hop IP address selezioniamo next VR e qui apparirà VRF2. Quindi io gli ho detto che se vuole raggiungere quella rete lì, che è il mio provider, deve chiedere al VRF2. Mentre sul VRF2, che non conosce la rete mia interna, nel VRF2 qui manca anche la rotta statica ed è default gateway, ce la metto subito, perché l'ho fatto prima e me lo son dimenticato. Quindi default gateway 000/0 interface 13 IP address 10.0.137.1. Vabbè. Quindi qui bisogna dirgli se vuole raggiungere la rete 192.168.80.0, quindi io lo chiamo return path anche di qua. Destination. Ora io devo inserire obbligatoriamente questo subnet qui, però se tu avessi più di un indirizzo di rete, quindi più indirizzi, più subnet sotto le interfacce, per esempio potresti fare 00/16, così te le prende tutte, oppure ne puoi fare che so, 2, 3, 4, 5 static root separate, ma insomma è una perdita di tempo. /24, ok? Poi interface lasciamo vuoto, mettiamo next VR, mettiamogli VRF1 e lui sa che ora se vuole contattare la rete 192.168.80.24 deve chiedere al VRF1. Quindi io credo che abbiamo fatto tutto. Commit. Il computer è sempre qui che pinga. Sì. E vediamo che cosa succede. Allora, intanto andiamo su monitor, diamogli insomma quell'attimo che gli serve per appunto applicare le modifiche. Vai, una volta che ha completato, possiamo, come dire, fare un piccolo esperimento. Allora, intanto qui, come vedi dai log, c'è scritto ISP1, quindi passa dall'ISP1, ma l'ISP1 è da morì. Eh, ciao. Vediamo che succede. Allora, intanto lui ha perso un ping e continua a pingare, quindi ha fatto lo switch. Ma siamo sicuri che ha fatto lo switch? Boh. Si guarda dai log qua e vedrai che l'ha fatto lo switch sicuro, perché se no potrebbe pingare, anche perché se pingasse mi stupirei di sapere come, e vedrai che apparirà SP2, quindi sta usando la policy dell'ISP2, il traffico sta passando di lì. Se invece noi ricolleghiamo l'ISP1, lui ovviamente te pensi: grazie, ritorna su." Sì, ritorna su, ma non proprio immediatamente, perché i dati continuano a passare, le connessioni TCP vengono formate, no, o in questo caso ISMP, sulla tabella del routing VRF2 e finché non ha smaltito la coda, lui non ti fa immediatamente passare su quell'altro router. Però vedrai che a un certo punto qui lui ti dirà SP1. Ecco, vedi? SP1, eccolo qua, è ritornato. Ora, il grande vantaggio, come ti dicevo prima, con questo tipo di configurazione, è che il provider 2 è attivo, lo puoi usare, puoi fare tutto quello che ti pare. Per esempio, se io torno qua e vado su policy e gli dico che voglio far passare un determinato traffico dall'inside verso l'ISP2, io lo posso fare benissimo. E ora, in questo caso qua, come vedi, le applicazioni ce ne sono tutte, 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 tutte.
Però se io qui gli dico solo per esempio HTTP e HTTPS, poi il resto farlo passare di qua, lui lo farà. Questo si trasforma chiaramente in un vantaggio di velocità e soprattutto tieni separati i dati, soprattutto se usi VoIP, YouTube, tutti i video, eccetera. L'ultima raccomandazione che vi faccio è di usare le policy come applicazione, non come porta. E ti dico l'ultima cosa, poi ci si saluta. Per chi non lo sapesse, se, per esempio qua vedi che ci sono tutte le applicazioni, tutte queste applicazioni usano le porte di default, HTTPS la 443, poi che so questo qui LinkedIn per l'applicazione di LinkedIn e che userà credo sempre la 443, ma comunque sia, usano le porte di default. Bene, se tu configuri l'applicazione in questo modo e ti venisse la bellissima idea di mettere una porta tipo 8080 e fai applica, vedrai che si ferma tutto. Si ferma tutto perché lui automaticamente associa l'applicazione a quella porta. Quindi, per esempio, HTTPS che è sulla porta 443, se te volessi aprire Google ci dovresti scrivere che non funziona, poi ci sono dei siti che funzionano, ma insomma, dovresti scrivere Google, due punti, 8080, perché altrimenti non ti funziona più. La mia raccomandazione è usate le regole, le policy come application inspection, perché ti danno maggiore sicurezza. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi possa risolvere alcuni problemi se li avete. Se ti è piaciuto il video lascia un mi piace, se non sei iscritto al canale iscriviti al canale e se vuoi aiutare a crescere il canale condividi i video con i tuoi amici o sui tuoi social, che così a voi non costa niente, però a me fa sì che il canale cresca. Vi ringrazio e al prossimo. Se avete ovviamente qualche commento scrivetelo. Ciao!